Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, come avete visto dalle immagini, oggi andiamo a realizzare insieme un pantaloncino per il mare. Mi è stato chiesto da una mia amica e quindi oggi ho deciso di accontentarla. Allora, io ho realizzato questo pantaloncino con questo filato. Questo è un filato della Tre Sfere, è un filo di Scozia. È un gomitolo da 100 grammi ed è 260 metri del numero 5. Allora, io inizialmente per iniziare il pantaloncino ho usato l'uncinetto del numero 3. Ho avviato solo le catenelle in modo da ottenere delle catenelle morbide, in modo che poi quando vado a lavorare con l'uncinetto del 2,5 le maglie non tirano, non si stringono, quindi il lavoro si mantiene morbido. Ok? Allora, spero che questo progetto è di vostro gradimento e niente. Allora, passiamo al tutorial e buon lavoro a tutti. Ciao! Allora, per prima cosa dobbiamo prendere un vecchio costume. Io ho preso questo. Ho preso la misura e in base alla misura ho fatto le mie catenelle, ok? E quindi ho fatto 70 catenelle per avere la stessa misura, più una perché lavoriamo 35 catenelle e nella 36esima facciamo l'aumento. Dopo che facciamo l'aumento lavoriamo ancora 35 maglie, ok? Allora, io ho già iniziato le mie catenelle, quindi questo è il primo pezzo. Adesso devo fare il secondo e quindi lo facciamo insieme. Allora, avvicino. Allora, io ho fatto le mie catenelle con l'uncinetto del numero 3. Adesso cambio e lavorerò con l'uncinetto del numero 2,5. Allora, io ho fatto le catenelle con l'uncinetto del numero 3 per ottenere delle catenelle più larghe e in modo che quando vado a lavorare non stringono, non tira. Allora, adesso faccio, quindi queste sono 70 catenelle, anzi scusate, 71. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle in più. Le 3 catenelle sono per sostituire la prima maglia alta, quindi vado nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi arrivo a 35 maglie alte. Arrivata a 35 maglie alte vado nella 36esima, scusate che ok, adesso nella 36esima catenella lavorerò 3 maglie alte, quindi lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia di base, 1, 2, 3. Adesso se volete qui potete mettere un marcapunti in modo che segnate il centro, la maglia alta centrale, ok? Non è necessaria, però per chi vuole può mettere un marcapunti. E adesso vado a lavorare le altre 35 maglie, quindi 1, 2, 3, 4 fino alla fine. Ok, sono arrivata alla fine, quindi ho fatto le mie 35 maglie alte. Adesso faccio 2 catenelle. Allora io inizio con 2 catenelle, non con 3 nel secondo giro.
Allora vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi dobbiamo arrivare fino al marcapunti. Andiamo avanti a lavorare le nostre maglie alte fino al prossimo aumento. Eccomi qua. Allora sono arrivata al mio marcapunti, quindi tolgo il marcapunti e vado a lavorare nella maglia centrale delle 3 maglie alte che abbiamo fatto, 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, quindi 3 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia di base, e poi andiamo avanti a lavorare normalmente. Vi faccio vedere. Ok, vedete, qui si sta già formando la punta. Andiamo avanti fino alla fine, poi torniamo indietro e lavoriamo sempre ad ogni giro 3 maglie alte nella maglia centrale delle 3 maglie alte. Ok, quindi adesso io vado avanti, torno indietro, vi faccio vedere di nuovo come dobbiamo lavorare le 3 maglie alte e poi andate avanti da sole per 16 giri. Allora con il mio cotone, allora con il mio filato, con il mio uncinetto, 16 giri sono 13 centimetri, va bene? Ok, allora vado avanti, arrivo alla fine e poi facciamo di nuovo l'aumento. Eccomi qua. Allora sto per arrivare nelle 3 maglie alte, quindi faccio una maglia alta, adesso vado nella maglia alta centrale delle 3 maglie alte, vado in quella centrale e lavoro 3 maglie alte, 2, 3, e adesso vado avanti a lavorare tutte le mie maglie alte, così. Ok, allora ripeto, andate avanti adesso da sole, mettete un marcapunti per segnare la maglia centrale e andate avanti per 16 giri e poi ci ritroviamo. Eccomi qua. Allora sono arrivata ai miei giri, io ho fatto 16 giri e sono alla fine, quindi vado a fare le mie ultime maglie alte e chiudo il lavoro. Faccio una catenella in più, taglio il filo. Ok, adesso dobbiamo fare la parte qui. Prendiamo il centro del lavoro, quindi dove abbiamo fatto gli aumenti, le 3 maglie alte, qui sono 1, 2 e 3, prendiamo il centro e da qui contiamo 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e metto un marcapunti. E la stessa cosa dobbiamo fare da questa parte. Prendo un altro marcapunti, scusate non l'ho preparato prima. Allora sono qui dove c'è il marcapunti, contiamo la prima maglia alta accanto, quindi 1, 2, 3, 4, 5,
6 e mettiamo un marcapunti così. Quindi abbiamo adesso 12 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Prendo il filo e mi aggancio qui, quindi questo lo posso togliere perché mi dà noia. Prendo il mio filo, faccio i miei nodi, io faccio sempre 2 nodi. Allora entro, faccio 3 catenelle, 1 2 3. Le 3 catenelle sostituiscono come sempre la prima maglia alta e vado a lavorare in ogni maglia alta, quindi faccio 12 maglie alte, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Ecco, adesso 1 e 2. Io inizio con 2 catenelle la prima maglia alta nel secondo giro, in modo che le maglie mi risultano più strette, altrimenti poi qui viene troppo largo. Allora, e continuo a lavorare le mie 12 maglie alte per 10 giri. Quindi andiamo avanti. Qui vado nell'ultima maglia e faccio la mia maglia alta così. Quindi dobbiamo lavorare 10 giri contando anche i primi 2 giri, quindi in tutto dobbiamo fare 10 giri a maglia alta. Quindi facciamo questi giri e poi andiamo avanti insieme. Allora, fatti 10 giri a, a maglia alta, quindi adesso facciamo 1 2 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, lavoriamo tutte le maglie e nell'ultima maglia facciamo ancora un aumento, quindi aumentiamo all'inizio del giro e alla fine. Quindi vado nell'ultima maglia, scusate, mi è venuta male questa. Allora, vado nell'ultima maglia e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, giro il lavoro, faccio ancora 1 2 3 3 catenelle, sostituiscono la prima maglia, quindi entro nella stessa maglia dove ho fatto le 3 catenelle, faccio ancora una maglia alta, quindi vado nella maglia seguente e lavoro la mia maglia alta. Quindi adesso lavoro tutte le maglie alte e alla fine nell'ultima maglia faccio ancora un aumento, quindi questi aumenti li dobbiamo fare per 3 volte. Il primo l'abbiamo fatto e questo è il secondo.
quindi vado alla fine, vado sull'ultima maglia e lavoro una maglia alta, rientro e faccio ancora una maglia alta, così, ancora 1 2 3 catenelle, giro il lavoro, rientro qui nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta e lavoro tutte le maglie. Alla fine sull'ultima maglia facciamo ancora un aumento. Allora, arrivata alla fine dei miei aumenti, quindi ho fatto 3 giri di aumenti e adesso ho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 maglie alte. Ok, e questo lo lasciamo così in sospeso. Prendiamo l'altra parte, quindi noi qui dobbiamo andare al centro delle 3 maglie alte. Qui noi abbiamo le 3 maglie alte, quindi prendiamo il centro, quindi qui abbiamo 18 maglie alte. Allora iniziamo qui dal centro, 1 2 3 4 5 6 7 8, contiamo 9 maglie alte e mettiamo un marcapunti. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9, e contiamo anche dall'altra parte, 2 4 6 8 9 qui. Ok, quindi abbiamo 9 e 9 e 9, giusto. Prendiamo il nostro lavoro e adesso dobbiamo unire con delle maglie bassissime, quindi entro nella prima maglia alta, qui dove abbiamo il marcapunti, entro e faccio una maglia bassissima, quindi vado nella maglia seguente, vado anche dall'altra parte e faccio una maglia bassissima, quindi sto cucendo con l'uncinetto. Voi se preferite lo potete fare anche con l'ago, quindi entro con l'uncinetto così e lavoro tutte maglie bassissime, così, in questa maniera. Questo lo posso togliere. Allora quindi lavoro tutte le maglie quindi arrivata alla fine faccio una catenella in più, tiro il filo e taglio. Ecco, poi questo lo facciamo sparire. Allora vi faccio vedere, ecco, questo è il dietro
dove abbiamo cucito, e questo è il davanti. Adesso facciamo entro con l'uncinetto nella prima maglia, qui, questo poi si fa sparire, entro nella prima maglia, faccio 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa per tutto il giro. Qui faccio vedere, dobbiamo fare tutto un giro di maglie basse qui, ok, e poi anche dall'altra parte, di qua, da questa parte, tutto qua, ok. Quindi facciamo tutto un giro, partiamo da qui, partiamo qui dai lati, dai fianchi, ecco, partiamo da qui e andiamo a fare tutto un giro di maglie basse, torniamo indietro e andiamo qua, ok. Quindi in questa maniera. Ok, allora andiamo avanti con le maglie basse. Ok, fatto tutto il bordino a maglia bassa, adesso facciamo un'altra lavorazione, riprendiamo da qua. Allora prendo il mio filo, vado qui nella prima maglia, entro, faccio i miei nodi. Allora 1 e 2 e inizio a fare 3 catenelle, quindi 1 2 3, vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, quindi abbiamo 3 maglie alte, 1 2 3 4 5, salto 1 2 3 4 nella quinta maglia, faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1 2 3 4 5, salto 1 2 3 4 nella quinta maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. Quindi facciamo 3 maglie alte, 5 catenelle, saltiamo 4 maglie di base e nella quinta facciamo le nostre maglie alte, ok. Facciamo così tutto qua tutto il giro. Ecco, allora io ho fatto i miei motivi. Allora, se alla fine non corrispondono le maglie da saltare, io per esempio qua ho saltato 1 2 3 4 e 5 e nella sesta ho fatto le 3 maglie alte, quindi non fa niente se saltate una maglia in più, ok, perché magari le maglie non corrispondono, quindi noi facciamo, saltiamo 4 maglie e nella quinta iniziamo a fare le maglie alte. Alla fine invece mi risultano 5 maglie alte da saltare e non succede assolutamente niente, tanto è il primo giro e non si nota. Allora adesso facciamo
1 2 3 catenelle, giro il lavoro e vado a fare 9 maglie alte, scusate, 10 maglie alte qui all'interno delle catenelle. Quindi faccio la prima, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vado scusate, salto le 3 maglie alte, vado nel prossimo archetto e lavoro le 10 maglie alte, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, quindi salto le 3 maglie alte, vado nel prossimo archetto e lavoro le 10 maglie alte, va bene? Quindi andiamo avanti così fino alla fine. Eccomi arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le mie maglie alte, le 10 maglie alte. Adesso vado qui nella terza catenella iniziale e faccio una maglia alta. Ora 1 2 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta più 3 catenelle di separazione, quindi giro il mio lavoro e vado 1 2 3 nella quarta maglia alta, vado a fare una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1 2 3 4 5 catenelle, vado nel gruppo delle maglie alte nell'archetto, 1 2 3 nella quarta faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1 2 3 4 5. Quindi ripeto fino alla fine, faccio 5 catenelle e 3 maglie alte, così. Ok, quindi andiamo avanti così fino alla fine. Quindi arrivata alla fine faccio le mie 3 maglie alte, scusate, 3 catenelle e una maglia alta qui nella terza catenella iniziale, così. Adesso facciamo 1 2 3 catenelle e giro il lavoro. All'interno delle 3 catenelle, nell'archetto delle 3 catenelle, facciamo 5 maglie alte, 1 2 3 4 5. Quindi adesso abbiamo 6 maglie alte, andiamo nell'archetto delle 5 catenelle e facciamo 9 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Saltiamo le 3 maglie alte, andiamo nell'archetto successivo e facciamo 9 maglie alte, otto e 9. Quindi saltiamo le 3 maglie alte e andiamo nell'archetto successivo. Qui andiamo avanti così fino alla fine. Ok, arrivata alla fine, qui abbiamo le 3
3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e le 3 catenelle di separazione, quindi vado qui alla fine e faccio 5 maglie alte, 2, 3, 4, 5, e adesso vado a fare una maglia alta nella terza catenella, così. Adesso facciamo 1, 2, 3, giro il lavoro, vado nella 3 catenelle per sostituire come sempre la prima maglia alta, quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, quindi abbiamo fatto 5 catenelle, saltiamo 3 maglie, 1, 2, 3 e nella quarta entriamo e facciamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, andiamo nel prossimo gruppo delle 9 maglie alte e saltiamo 1, 2, 3, nella quarta facciamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. 1, 2, 3, 4, 5 e ripetiamo, saltiamo 3 maglie, andiamo nella quarta e facciamo le 3 maglie alte, 2, 3, quindi andiamo avanti così fino alla fine. Eccomi qua, ho finito il giro, quindi ho finito con 3 maglie alte, quindi come abbiamo iniziato ho finito. Adesso faccio 1, 2, 3 catenelle e giro il lavoro, e adesso ripeto quello che abbiamo fatto qui nel secondo giro, quindi entro direttamente nell'archetto delle 5 catenelle e lavoro 9 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vado nell'archetto seguente e faccio 9 maglie alte, quindi salto le 3 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ok, quindi andiamo avanti così fino alla fine e poi ripetete le 3 maglie alte separate da 5 catenelle. Ok, quindi fate lo stesso giro che abbiamo fatto qua e poi quindi in tutto i motivi li dobbiamo fare per 4 volte, quindi 1, 2, 3, dobbiamo fare ancora, finiamo questo, poi facciamo ancora un altro archetto, quindi facciamo 4 motivi, va bene? Eccomi qua, ho finito il giro, adesso rifacciamo questo, facciamo 1, 2, 3 più 3 catenelle, quindi 3 catenelle sono la prima maglia alta più 3 di separazione, giro il lavoro, quindi salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta faccio le 3 maglie alte, cioè nella quarta faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, 1, 2, 3, 4, 5, vado nelle 9 maglie alte, salto 3 maglie e nella quarta faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Nel prossimo giro lavoriamo 9 maglie alte in ogni archetto. Ok, quindi finiamo il giro quando facciamo le maglie alte e spezziamo il filo e poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte.
ok? Scusate un attimo, devo sistemare qua. Quindi poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, così. È bello questo effetto, vero? A me piace tanto. Ok, peccato che non ho più l'età per indossare questi capi. Comunque, andiamo avanti, finiamo il quarto giro, spezzate il filo e ricominciamo da qui, ok? E poi facciamo i laccetti e vi faccio vedere come mettere i laccetti. Eccomi qua. Allora, il nostro pantaloncino è fatto. Io qui ho già messo un laccetto, vedete? Adesso facciamo l'altro insieme. È molto semplice. In pratica io ho fatto delle catenelle, per l'esattezza ho fatto 200 catenelle con l'uncinetto del numero 3 e adesso con l'uncinetto del numero 2 vado a lavorare tutte le mie catenelle a maglia bassa, così. Quindi lavoriamo una catenella di 200 maglie all'incirca, 200, 210, 180, dipende quanto. Allora io ho fatto il laccetto e questo è rimasto questo fuori, quindi si può fare il nodino così, ok? E quindi ripeto, queste sono 200 catenelle e la stessa cosa sto facendo qua. Quindi andiamo avanti e lavoriamo tutte le nostre catenelle, ok? E poi vi faccio vedere come inserisco il laccetto qui nel pantaloncino. Bene, allora io ho finito qua il mio cordino, ho fatto tutte le maglie basse e poi alla fine ho fatto una catenella e ho chiuso e ho nascosto il filo. Adesso prendiamo i nostri pantaloncini, andiamo qui dove abbiamo la prima maglia alta, quindi entriamo qua e faccio passare il cordoncino. Adesso andiamo qui dall'altra parte e facciamo la stessa cosa. Prendo l'uncinetto più grande, ok. Quindi cerchiamo di mettere i cordoncini dritti, li mettiamo uguali così, ok. Adesso incrociamo, quindi andiamo qui e facciamo passare da qui e poi dall'altra parte qui, ok. Adesso andiamo qui dove iniziano le maglie alte, quindi incrociamo, prendo il cordoncino e lo faccio passare così e facciamo la stessa cosa di qua. Adesso contiamo qui dove abbiamo le prime il primo giro delle maglie alte, quindi andiamo sotto e facciamo 1 2 3 4 e nella quinta mettiamo, prendiamo questo il cordoncino e lo facciamo passare, facciamo la stessa cosa da questa parte, 1 2 3 4 e qui nella quinta facciamo passare il nostro cordoncino così,
se riesco. Allora, ok, un po' stretto perché c'è il giro delle maglie basse, quindi ancora contiamo 1 2 3 4 nella quinta, così 1 2 3 4 5. Visto? Adesso andiamo qui nell'ultimo, qui, quindi andiamo qui nell'ultima riga delle maglie alte, e questo lo facciamo fare, passare di qua, vediamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Qui possiamo fare un nodino, anche un fiocchetto, fate voi. Se volete potete anche mettere, diciamo, qui all'interno, se fate un cordino, se usate un cotone più sottile potete mettere delle perline qui, ma la persona a cui sto facendo questo pantaloncino non le vuole le perline, comunque è un'idea, ok? Ecco qua, questo è il dietro e questo è il davanti. A me piace molto. Allora, il pantaloncino è fatto, abbiamo finito insieme. Allora, spero che questo progettino è stato di vostro gradimento e che desiderate realizzarlo. Fatemi sapere se vi piace e anche se non vi piace, ok? Ci vediamo presto perché ho intenzione di fare, oltre al pantaloncino, di fare anche una magliettina da abbinare. Ok, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.